voice telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. That's so innocent. Then you kick it up and now I want to show you all what you deserve. Ciao a tutte, bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le numerose iscritte. Io sono Tiziana e oggi vi propongo questo splendido progetto che assomiglia nella realizzazione a un mosaico. Sembra difficile, ma vi garantisco che è assolutamente alla portata di tutte. Prima di andare a vedere tutto quello che ho utilizzato per il progetto di oggi, mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale, attivate la campanella, se vi fa piacere datemi punti hype, è totalmente gratuito e seguitemi anche sui miei social. Diamo un'occhiata adesso ai materiali che ci serviranno per questo splendido progetto. Troverete un kit a vostra disposizione su gommitoli.com, che vi ricordo è sempre Borgo dei Pazzi. Avrete lo sconto del 30% per una settimana, quindi occhio alle date, e come al solito la possibilità di scegliere le varie combinazioni di colore. Nel mio caso io ho utilizzato come cordino Inda la 45 e la 34, quindi troverete anche questa possibilità di colore. Quindi il kit comprende 2 rocche da 500 grammi, poi una coppia di manici intonati a una delle 2 tonalità, una base ovale 30x10, una calamita e 4 ponticelli. Per quanto riguarda l'uncinetto, per il primo giro utilizziamo il numero 3, per tutto il resto della lavorazione il numero 4, quindi a questo punto iniziamo subito col progetto di oggi. Cominciamo dalla base, lato corto, punto centrale, e prendo il colore dorato. Faccio un cappietto, l'uncinetto momentaneamente per questo giro utilizzerò il numero 3, entro nel primo foro e inizio a fare il primo punto basso e nel frattempo mi lavoro la codina. Qua c'è il primo punto, allora nel foro centrale vanno due punti bassi, io per ora ne faccio uno, al ritorno farò l'altro. Nel punto successivo farò 2 punti bassi, nei successivi 2 farò 3 punti bassi sempre nello stesso foro, quindi 3, altri 3 in quello successivo e 2 invece in quello seguente, così abbiamo fatto mezzo lato corto. Invece sul lato lungo adesso noi iniziamo e facciamo 4 punti dove facciamo gli aumenti, qui uno singolo, 4 aumenti uno singolo, 4 aumenti uno singolo, eccetera eccetera. Allora iniziamo con i primi 4 punti con l'aumento. Quindi il primo, il secondo, poi facciamo il terzo, quindi sempre 2 maglie basse, e infine il quarto. Dopodiché facciamo un punto singolo. Vedete, questo fa parte del lato corto, quindi 1, 2, 3, 4 e questo singolo, e si ripete la sequenza. 2 maglie basse nei successivi 4 fori, ho fatto il primo, facciamo il secondo, il terzo, e infine il quarto, sempre con l'aumento. Nuovamente uno singolo. Questa sequenza la ripetiamo fino alla fine e ci rivediamo per farvi vedere in modo completo il lato corto. Sono alla fine del lato lungo, come vedete qui ho fatto un punto singolo e qua solo 3, perché chiaramente adesso inizia la curva, ma non vi preoccupate perché poi da questa parte si ricomincia uguale, per cui va a compensare col lato opposto. Quindi adesso ricominciamo la sequenza della curva. Nel primo ne facciamo 2, quello successivo ne facciamo 3, quindi 3 maglie basse nello stesso foro, stessa cosa in quello successivo, sempre 3,
Nei successivi 3 invece ne facciamo 2, quindi 1 e 2, in quello centrale sempre 2, perché all'inizio ne ho fatto 1, ma poi alla fine vado a creare anche il secondo a fine giro. Quindi vedete, nuovamente in questi ne facciamo 3, quindi il primo, il secondo e il terzo, anche in quello successivo, e finiamo con l'ultimo foro della curva con 2. Dopodiché si ripete quello che abbiamo fatto prima, i primi 4 facciamo gli aumenti, uno singolo, 4 aumenti e uno singolo, 4 aumenti e uno singolo, qua ne facciamo solo 3 perché qua ricomincia la sequenza, un aumento, poi qui 3, 3, 2 e finiamo andando a creare l'ultimo punto basso qui. Quindi lo completiamo e ci rivediamo per vedere il giro successivo. Quasi alla fine del giro faccio l'ultimo punto basso, quello iniziale, e chiudo con una maglia bassissima sull'altra maglia. A questo punto lascio il numero 3, prendo il numero 4, faccio una catenella e adesso devo andare a creare dei punti bassi in costa. A un certo punto qui, siccome devo ottenere un multiplo di 4, devo recuperare 2 punti, quindi diciamo a metà, io anziché farne uno, solo in questo punto e in uno di fronte farò 2 punti bassi. Per il resto aumenti non se ne fanno più, quindi solo in quei 2 punti. Perciò inizio lavorando in costa senza fare aumenti, tranne nei punti che vi ho appena detto. Quindi adesso io arrivo fino a questo punto e ve lo faccio vedere. Più o meno sono a metà, quindi comincio a creare l'aumento. Ne faccio 2 nello stesso punto. Dopodiché io proseguo senza farne altri, ad eccezione di quando arrivo più o meno al lato opposto e vado a fare l'altro aumento. In questo modo otterrò un multiplo di 4 che mi servirà per svolgere, diciamo, il disegno che avete visto in anteprima. Quindi lo completiamo, arriviamo fino a qui e ci vediamo per vedere come proseguire. Adesso siamo a fine giro, dobbiamo fare una maglia bassissima su questa prima maglia, ma senza tagliare il filo. Io cosa faccio? Questo lo sposto, perché poi mi servirà, ogni giro cambierò colore. Io prendo, faccio un cappietto con l'altro colore, mi vado a chiudere questa maglia bassissima con il nuovo colore, in questo modo. Questo poi me lo tiro e la codina questa qui la possiamo lavorare, mentre l'altro lo lasciamo libero, che poi ci servirà per il giro successivo. A questo punto io cosa faccio? 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta e vado a creare nei 2 punti seguenti altre 2 maglie alte, quindi perché saranno gruppi di 3 maglie alte, in questo modo. Vedete? Poi faccio una catenella, salto anche una maglia di base, vado in quella successiva e creo l'altro gruppo di 3 maglie alte, una dietro l'altra, sotto ogni maglia sottostante, in questo modo. Ricorda un po', diciamo, il punto granny. Poi faccio una catenella, salto una maglia di base, vado in quella successiva e ricomincio con questo modulo. Quindi 3 maglie alte, una catenella, ne salto una e vado in quella successiva. Ecco perché mi servirà un modulo di 4 punti, di multiplo di 4. Non vi preoccupate se sembra che si imbarca, ma man mano che andiamo lavorando il discorso andrà a sistemarsi. Quindi facciamo tutto questo, arriviamo a questo punto e vi faccio vedere come ricambiare colore e fare il giro successivo. Siamo a fine giro, facciamo una catenella e adesso ci andiamo
a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia alta, che poi sono le 3 catenelle. Lascio questo colore e chiudo la maglia bassissima di nuovo col colore dorato. Questo lo stringiamo, faccio una catenella e adesso io dopo la catenella faccio un punto basso nello stesso punto, cioè nella maglia alta sottostante, e anche in queste 2, quindi 1, 2 e questa è la terza. Adesso a rilievo andiamo a creare la maglia alta, la maglia che abbiamo saltato, quindi prendiamo il filo, mi metto il lavoro in questo modo, mi aggancio, vedete? Faccio in questo modo e faccio la mia maglia alta, così è a rilievo. Su queste 3 maglie alte faccio i miei 3 punti bassi. Come al solito questo me lo lascio qui, così mi viene facile poi riagganciarmi. Prendo il filo, entro nella maglia bassa che ho lasciato, quindi vedete non vado per così, ma fuoriesco in questo modo e faccio la mia maglia alta. Nuovamente le mie 3 maglie basse sotto le maglie alte sottostanti, nuovamente prendo il filo, esco in questo modo e faccio la mia maglia alta. Vedete? Si comincia a intravedere il disegno. Ve lo faccio rivedere un'altra volta. Quindi le 3 maglie basse sopra le 3 maglie alte, maglia alta sulla maglia che abbiamo lasciato, la maglia bassa, esco l'uncinetto qui al di fuori, così viene a rilievo, ed ecco qua. Poi la lavorazione fra un po' io la rigirerò in questo modo come al solito, per ora faccio un altro paio di giri perché mi trovo più comoda in questo modo. Vedete? Quindi faccio tutto il giro, ci rivediamo a questo punto perché vi faccio vedere nuovamente, questo man mano poi lo tiriamo, nuovamente come riagganciarci con l'altro colore. Abbiamo terminato anche questo giro, non ci resta che chiudere con una maglia bassissima sul primo punto e cambiamo nuovamente il colore e riprendiamo quello di prima. Stringiamo, quindi la maglia bassissima la chiudiamo col nuovo colore. E adesso vi spiego cosa dobbiamo fare. Intanto facciamo la prima maglia alta sostituita da 3 catenelle. Ne facciamo un'altra che è quella di separazione perché, allora, questa è la nostra maglia alta. Noi per creare quel gioco che avete visto all'inizio dobbiamo far cadere le 3 maglie alte, diciamo, in mezzo a quella che abbiamo fatto a rilievo. Quindi la quarta catenella è quella di separazione, saltiamo un punto e andiamo in quello successivo e creiamo il nostro gruppo, perché il modulo è sempre quello, di 3 maglie alte. In questo modo facciamo una catenella, lasciamo una maglia di base e andiamo in quella successiva. 1, 2 e 3. Quindi dobbiamo fare la stessa cosa: catenella, salto una maglia e faccio così tutto il giro. Vedete? Quindi completiamo anche questo giro e vi faccio vedere ancora una volta come inserire il colore dorato. Siamo alla fine del giro, vedete, già una maglia alta l'avevamo fatta, quindi possiamo chiudere il giro sempre con una maglia bassissima sulla prima maglia alta che chiudiamo con l'altro colore, come abbiamo fatto negli altri giri. Questo si stringe un po'. Adesso cosa dobbiamo fare? Intanto facciamo una catenella, un punto basso sotto la maglia alta che ci ritroviamo, quindi questa maglia bassa, e poi nuovamente la nostra maglia alta a rilievo. Quindi facciamo la stessa identica cosa del giro precedente,
entriamo e la realizziamo. Poi qui dobbiamo andare a fare 3 maglie basse sulle maglie alte sottostanti e di nuovo qui la maglia alta rilievo. Andiamo a ripetere perché saranno dei giri che andiamo a ripetere. Guardate già quanto è bello il decoro, quindi li dobbiamo sfalsare. Ve lo faccio rivedere ancora una volta. Quindi 3 maglie basse e maglia alta a rilievo. Guardate già come si vede il disegno. Quindi adesso noi poi quando ritorniamo qui chiudiamo con una maglia bassissima qui e già qui possiamo fare la prima maglia alta, la seconda e la terza, perché se vi ricordate dobbiamo sempre fare in modo che cadano al centro per creare questo motivo. Saliremo di circa 25 cm, io poi sarò più precisa alla fine e vi dirò esattamente quanti centimetri e quanti giri ho realizzato. Guardate quanto è bello questo decoro, devo dire che sono molto soddisfatta. Adesso, allora intanto vi dico che ho raggiunto circa 24 cm, in totale ho fatto 30 giri. Adesso dobbiamo fare gli ultimi giri cercando di stringere un po' la borsa nella parte superiore e vi faccio vedere come creare delle piccole diminuzioni. Quindi noi siamo qui, abbiamo chiuso con una maglia bassissima, facciamo una catenella, sotto il primo punto facciamo un punto basso, poi questo punto centrale si salta, si va in quello successivo, anche in quello dopo e in quello dopo ancora, e vedete tra questa e questa il punto centrale lo saltiamo, andiamo in quello successivo e ne facciamo 3 di fila. Come punto di riferimento dove c'è la maglia alta rilievo, sia a sinistra che a destra lo facciamo e quello centrale no, in maniera tale che così con queste diminuzioni la nostra borsa si andrà leggermente a stringere. Vedete già si intravede. Poi farò o 2 o 3 giri di punto bassissimo, ma sarò più precisa dopo e ci rivediamo per farvi vedere come inserire i ponticelli e i manici. Vi mostro gli ultimi passaggi prima di completarla. Allora, intanto io cosa ho fatto? Dopo il primo giro, facendo le diminuzioni, anziché punti bassissimi, ho fatto 3 giri di punto basso e poi l'ultimo appunto bassissimo, in maniera tale che la nostra borsa si è ristretta un attimo. Poi ho inserito qua i ponticelli e adesso vi mostro come fare, è davvero molto facile. Allora, prendiamo il nostro ponticello che ha una griglia di sicurezza. Io praticamente ho preso, per prendere questi punti, ho diviso la borsa a metà, e ho preso la misura e li ho già posizionati. Adesso noi andiamo a prendere la misura in questo modo, poi controlliamo che sia precisa, che coincida con l'altra parte. Una volta che abbiamo preso la nostra misura, vedete qua ci sono le alette, prendiamo la griglia, chiudiamo le alette proprio così, poi magari ci possiamo aiutare anche con una pinza, in maniera tale che così non c'è pericolo che questi ponticelli si possano spostare. Dopodiché i manici, vedete, hanno il moschettone e viene inserito in questo modo. Vedete? Poi come ultimo passaggio, semplicissimo, al centro noi prendiamo questa calamita e viene cucita praticamente o con un filo trasparente o tono su tono, esattamente come un bottone. Vedete, qua ci sono i fori. Quindi, fatto quest'ultimo passaggio, la nostra borsa è pronta. Sono veramente soddisfatta del risultato e secondo me è anche molto elegante per via di questo disegno che si crea, appunto, che ricorda un mosaico. Come misure, quindi anche una borsa abbastanza grande, abbiamo ottenuto 33 di larghezza, 27 in altezza e circa 12 cm di profondità e ho utilizzato alla fine circa 540 grammi
complessivo di cordino. Questo è quello che mi è rimasto, quindi veramente potete poi sbizzarrirvi con qualche altro progetto. Vi ricordo che il kit è in sconto su gomitoli.com, sconto 30%, ma nelle date indicate, quindi non perdetele di vista, e al solito potete scegliere fra altre varianti di colori, quindi combinazioni ce ne trovate diverse. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere datemi punti hype e seguitemi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.